Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo dei Longobardi del Sud e dell'albero sacro di Benevento. Come sempre, bentornati e un ringraziamento a chi ci supporta come Patreon, come abbonato o tramite i super grazie. In particolare mi domandavo insieme agli altri membri dell'associazione se i nostri Patreon e abbonati avessero piacere di essere ringraziati qui durante i video. Siete una manciata, potremmo farlo tranquillamente al termine di qualcuno dei contenuti, ma fino adesso abbiamo preferito tutelare la vostra privacy. Abbiamo sempre ringraziato apertamente solo Fuferito perché il suo gesto è pubblico, compare nei messaggi il super grazie. Fatecelo sapere nei commenti. Bene, l'argomento di oggi nasce dal video scorso. Nel video scorso abbiamo parlato dei templi pagani al tempo dei Longobardi nel resto di Europa. Fra le domande che abbiamo ricevuto c'era appunto una che riguardava il famoso Noce di Benevento, il suo rapporto con i culti precristiani longobardi e la nostra opinione al riguardo. Proviamo un pochino ad andare per ordine. La domanda era molto vasta, richiedeva appunto un'opinione sul tema e se fosse possibile ipotizzare la presenza di un luogo di culto nei pressi del Noce. Ecco, in sintesi la nostra risposta è stata no, non crediamo e abbiamo notevoli dubbi sull'esistenza del Noce stesso, ma analizziamo le cose per passi. Prima di tutto dobbiamo contestualizzare geograficamente di quale parte dei territori longobardi parliamo. Parliamo appunto del Ducato di Benevento, un ducato anomalo tanto quanto quello del Friuli di cui ci sentite parlare tanto nei nostri video essendo noi del Ducato friulano, ma in maniera completamente differente. Infatti se tradizionalmente la data di fondazione del Ducato beneventano viene attribuita al 570 o, secondo versioni più recenti, al 576, è la dinamica di questa sua fondazione che lo rende diverso da tutti i ducati della Langobardia Maior. Abbiamo visto, leggendo l'Historia Langobardorum e in particolare seguendo l'esempio di Cividale, di cui abbiamo più informazioni grazie al cividalese Paolo Diacono, come i Longobardi si insedino sul territorio in successive suddivisioni per fare, cioè per gruppi militar familiari estesi, e organizzino di conseguenza il territorio basandosi anche sulle strutture a loro disposizione. In una migrazione di gens, di popolo, che quindi non ha solo la componente militare, ma anche quella civile e culturale tradizionale. Questo non vale o sembrerebbe non valere per la Benevento longobarda. Da un punto di vista squisitamente archeologico, ad esempio, i ritrovamenti funerari che tanto ci dicono sulla civiltà longobarda delle origini al loro arrivo in Italia sono molto scarsi se paragonati a quelli del nord, proprio nel contesto beneventano. Esistono ma sono rari e mai strutturati come ad esempio quelli delle numerose necropoli del nord-est. Oltre a questo elemento, il nome del primo duca, Zottone, pare essere più collegato alla presenza residua di componenti germaniche, anche longobarde, nel sud Italia successive alle guerre gotiche, greco-gotiche, piuttosto che alla migrazione guidata da Alboino. Non che la migrazione longobarda non abbia influito sulla fondazione del ducato, probabilmente in particolare quando si spinge più a sud raggiungendo la Tuscia, deve aver cambiato la disposizione dei pezzi sulla scacchiera dell'Italia meridionale. Ricordiamo i tentativi di riconquista da parte bizantina. Ecco che in questo contesto quella che probabilmente era un'elite militare non radicata sul territorio ma presente si ricostituisce in forma di ducato a immagine di quelli della Longobardia Maior, ma sostanzialmente autonoma, con un rapporto che per tutta la durata del Regnum Langobardorum sarà molto altalenante. Ci saranno duchi di nomina regia, ma che poi comunque continueranno a gestire in maniera piuttosto autonoma i loro interessi. Ci saranno rapporti molto stretti proprio con quel ducato cividalese di cui noi tanto parliamo, che però era così diverso, così radicato nelle fare scelte dal suo primo duca. Ecco quindi che però la dimensione beneventana sembra caratterizzarsi più come quella di un comitatus, un gruppo di elite armata
priva però della retroterra di popolazione, cioè del resto della migrazione. Vecchi, bambini, uomini di memoria, se avete sentito la puntata del podcast di stamattina. Tutto questo doveva mancare al nucleo militare ed elitario che comandava su quei territori e in particolare in quella che in alcune fonti viene definita la città fortezza di Benevento. Doveva essere quindi fondamentale per questi Longobardi del sud integrarsi più velocemente e maggiormente con la popolazione autoctona, perché se abbiamo sempre detto che i Longobardi erano pochi, a Benevento dovevano essere ancora di meno di quanto non fossero nel nord, quantomeno agli inizi. Questo non vuol dire che i beneventani fossero meno longobardi dei longobardi, ma lo erano in maniera differente. Sappiamo che le identità sono concetti che si strutturano progressivamente e il ducato di Benevento sarà poi, nel momento in cui diventerà principato con la caduta del regno, del regno Langobardorum nella Langobardia Maior, sarà l'erede politico del peso longobardo in Italia. Ma forse in origine era appunto un po' meno tribale e un po' meno arcaico dei territori conquistati nel nord e nel nord-est dell'Italia. In questo contesto, nel VII secolo, si colloca il racconto della vita di San Barbato, vescovo di Benevento. A noi non interessa la vita di San Barbato nello specifico, interessa un passaggio, o due perlomeno, e leggiamoli insieme. Nel tempo in cui Grimoaldo teneva le redini del regno dei Longobardi e suo figlio Romualdo comandava sulle genti del Sannio, Barbato divenne famoso a Benevento. In quei giorni i Longobardi, sebbene lavati dalle acque del Santo Battesimo, osservando un antico rito pagano, vivevano con atteggiamenti bestiali e dinanzi al simulacro di un animale che si chiamava volgarmente vipera, piegavano la schiena che avrebbe dovuto piegarsi dinanzi al loro creatore. Inoltre, non lontano dalle mura di Benevento, in una specie di ricorrenza, adoravano un albero sacro, al quale sospendevano una pelle di animale. Tutti coloro che lì si erano riuniti, voltando le spalle all'albero, spronavano a sangue i cavalli e si lanciavano in una cavalcata sfrenata cercando di superarsi a vicenda. A un certo punto di quella corsa giravano i cavalli all'indietro e cercavano di afferrare la pelle con le mani e, raggiuntala, ne staccavano un piccolo pezzo mangiandolo secondo un rito empio. E poiché ivi scioglievano voti insensati, da questo fatto quel luogo dette il nome di Voto, in uso ancora oggi. Allora, in questo passaggio vengono citati quelli che apparentemente sembrerebbero addirittura due riti pagani longobardi, l'adorazione della vipera e l'adorazione della Sacra Arbor, successivamente definita Nefanda Arbor. L'adorazione della vipera in realtà già dagli studiosi dello scorso secolo è stata messa fortemente in dubbio e più vista come una propaganda clericale, in particolare per la dimensione così facilmente assimilabile della vipera al serpente immondo delle sacre scritture. Accantoniamo quindi per un attimo questo mito e concentriamoci sulla Sacra Arbor. Quello che viene descritto sembra un rito iniziatico di qualche tipo, sicuramente legato a una dimensione militare proprio per la presenza dei cavalli e della corsa sfrenata, in una condivisione che poi culmina con la masticazione della pelle. La questione di fondo è che anche in questo caso non abbiamo termini di paragone, non abbiamo altre fonti del mondo longobardo che ci parlino di questo rito e pensiamo che Paolo Diacono, che scriverà più tardi, ci racconta del mito delle origini con il dio Godan e la dea Frea, ma non ci racconta di altre ritualità. Così come non abbiamo elementi specifici all'interno della storia, non sappiamo di quale animale fosse la pelle e non sappiamo quale fosse l'albero. Avrete notato che in nessuno di questi passaggi il noce viene nominato. Già, perché il noce di Benevento, quello che poi diventerà famoso come il noce delle streghe, in realtà si attesta per la prima volta in un processo per stregoneria del 1400, in cui tra l'altro compare la famosa filastrocca sul noce di Benevento. Ma fino a quel momento non c'era stato alcun collegamento fra il noce e l'episodio longobardo. Sarà poi un colto del XVII secolo a riunire con un filo logico tutti gli elementi della storia e quindi trovando una continuità dal culto di Iside romano attraverso la Sacra Arbor longobarda fino
al noce delle streghe, ma che i Longobardi avessero a che fare con questo noce non è attestato da nessuna parte. Sorvoliamo poi sul dato statistico che la vita media di un noce non avrebbe coperto questo span di tempo fra l'epoca longobarda e il 1400. Ma certo mi si potrebbe dire che il noce poteva venire ripiantato e adorato per la sua funzione, siamo d'accordo, però credo che sia più chiaro invece come il collegamento fra il folklore più tardo delle streghe del noce e la Sacra Arbor del riferimento della vita di San Barbato sia piuttosto forzato. In secondo luogo, questo riferimento così estraneo a tutto il resto del contesto delle informazioni longobarde che abbiamo, alla vicinanza con, nello stesso passaggio, al riferimento all'adorazione della vipera che pare già essere stata messa in dubbio in passato, lascia a noi della Fara particolarmente perplessi sull'attendibilità di questo mito, proprio del fatto che i Longobardi praticassero questo mito. Infine, per rispondere in maniera più estesa alla domanda del nostro utente che ci chiedeva sulle possibilità della presenza di un luogo di culto pagano nei pressi della Sacra Arbor, ecco, sorvolando sull'opinione personale dei membri della Fara, che quindi probabilmente questa Sacra Arbor non sia mai esistita nei termini in cui viene descritta dalla vita di San Barbato, ecco che anche se fosse esistita, il fatto stesso che la popolazione longobarda di Benevento, come descritto all'inizio del video, fosse più un'elite militare e di comando che un'effettiva presenza di popolo, tanto da influenzare velocissimamente la tendenza all'inumazione con corredi che invece è caratteristica della Langobardia Maior, ecco che anche appunto se volessimo prendere per buona l'ipotesi dell'albero sacro, difficilmente ci sarebbero state le condizioni sociali per la costruzione addirittura di un tempio pagano. Speriamo di avervi tolto qualche dubbio, se avete qualche domanda scrivete come sempre nei commenti, alla prossima e mandi!